Per secoli la scienza materialista ti ha disegnato un confine. Ha detto, tu finisci qui, il mondo inizia là. Un corpo, una mente, un individuo separato in un universo indifferente. Ma quel confine non è una legge della natura, è una convenzione dei sensi, imposta da una visione del mondo che la fisica quantistica sta smontando, pezzo per pezzo. 13 miliardi di anni fa, tutto ciò che esiste era un unico punto, un'unica singolarità, in cui materia, energia, spazio e tempo erano indistinguibili. In quel momento primordiale, ogni particella era in contatto diretto con ogni altra. Erano un sistema solo, un campo unico, un'unica coscienza potenziale. Poi è arrivato il Big Bang. L'universo si è espanso, le particelle si sono separate, ma la fisica quantistica ci dice che quella separazione è solo apparente. L'entanglement è la prova. Le particelle conservano ancora la memoria quantistica di quella unità originaria. Non siamo separati dal cosmo, siamo il cosmo che si è espanso senza dimenticare se stesso. Allora, cosa sono i tuoi confini? La scienza materialista ti ha insegnato che finisci dove finisce la tua pelle, che la tua mente è dentro il tuo cranio, che sei un'isola di coscienza in un oceano di materia estranea. Ma la funzione d'onda di una particella non ha un confine netto. Si estende, decade gradualmente, si dissolve nel campo. Il confine non è dove finisci, è dove smetti di guardare. Immagina di essere un'isola nell'oceano. L'isola crede di essere separata dal mare, lotta contro le onde, si difende dalla tempesta, si sente sola. Ma l'isola è fatta della stessa acqua del mare. È il mare stesso che in un punto ha deciso di emergere. Nella fisica dei campi non esiste una separazione reale tra il campo e le sue manifestazioni. Tu non sei un'isola che lotta contro il mare, sei il mare stesso che osserva le proprie onde. E le onde sono le frequenze della tua coscienza, pensieri, emozioni, stati d'essere. Non ti appartengono, le generi. Quando comprendi questo, qualcosa cambia in profondità. La paura nasce dalla convinzione di essere soli contro un universo ostile. L'ansia nasce dall'incertezza di un frammento isolato che non controlla nulla. L'isolamento nasce dal confine che hai creduto reale. Ma se sei strutturalmente connesso a tutto ciò che esiste, se porti ancora la memoria quantistica dell'unità primordiale, allora la minaccia cambia natura. Non sei un frammento che sopravvive, sei una nota necessaria in una sinfonia che non può suonare senza di te. Immagina l'universo come una sinfonia in continua evoluzione. Ogni particella è una nota, ogni mente è uno strumento, ogni istante di consapevolezza è un accordo che non si ripeterà mai. Nessuna nota è separata dalla musica, nessuna nota è irrilevante. E tu non sei uno spettatore seduto in platea, sei uno degli strumenti attraverso i quali la sinfonia si conosce. Il cosmo non suona per te, suona attraverso te. La rivoluzione che la fisica quantistica ci propone non è tecnologica, non è politica, è interiore. È il passaggio da un'identità rigida come un'isola a un'identità fluida come il mare. Da individuo separato che lotta per sopravvivere a espressione consapevole di un cosmo che impara a conoscere se stesso attraverso i tuoi occhi. La scienza materialista ti ha detto dove finisci. La fisica quantistica ti chiede: sei sicuro di aver trovato il confine giusto? Questo è il confine dove la fisica diventa vita, dove la scienza incontra l'esistenza, dove smetti di essere un osservatore e diventi parte consapevole del tutto. Se senti la vibrazione di questa sinfonia, sei già parte del cambiamento. Iscriviti a Quantum Cosmos Mind e continua il viaggio verso l'infinito che abita in te. Il cosmo non ti sta aspettando da fuori, ti sta aspettando da dentro.